ragazzi, ed eccoci qua dopo parecchio tempo per questo nostro nuovo video unboxing. Oggi, in via del tutto eccezionale, proveremo a realizzare una cosa piuttosto insolita rispetto ai nostri tipici video unboxing. Oggi, per la prima volta, il sottoscritto è orgoglioso di presentarvi il primo unboxing comparativo di anime on Blu-ray. E i due box set in esame sono relativi niente poco di meno che ad Evangelion 3.33 You Cannot Redo. Da una parte abbiamo la First Press Limited Edition edita in Italia dall'editore Dynit e dall'altra la First Press Limited Edition pubblicata ad Hong Kong dall'editore Deltamac. Il lungometraggio lo conoscete benissimo, si tratta del terzo capitolo della serie Rebuild of Evangelion, scritto e diretto da Hideki Anno, e se avete fatto i bravi sicuramente il 25 sarete andati a vederlo al cinema grazie all'opportunità offertaci dall'editore Dynit e da Nexo Digital col progetto Nexo Anime. Se invece non avete fatto i bravi potrete rimediare acquistando le edizioni Blu-ray disc e DVD di questo terzo film uscite in tutti i negozi di home video, in tutti i migliori negozi di home video, il 5 di novembre. Dato che, come vi ho detto, sono qua per realizzare questo nostro primo video unboxing comparativo, direi che è il caso di tagliare corto con le chiacchiere e partire subito sballando la First Press Limited Edition edita da Hong Kong dall'editore Deltamac. È uscita nei negozi locali in data 19 settembre. Qui ho il pacco arrivatomi a fine settembre se non erro, feci l'ordine a suo tempo su Yesasia, store presso il quale compro di tanto in tanto le edizioni asiatiche, soprattutto quelle dedicate al mercato di Hong Kong, soprattutto quelle con i sottotitoli in lingua inglese, e store presso il quale comprai anche la Special Edition di Ghost in the Shell Standalone Complex Solid State Society, questa qui, che vedete, edizione in 3D, Blu-ray disc 3D. Questa non realizzeremo il video unboxing di questa edizione qui, magari ci dedicheremo solamente a una fotogallery come al solito. Naturalmente tutte queste edizioni arrivate da Hong Kong sono caratterizzate da dischi regione A e, come vi ho detto in precedenza, tra i dischi, tra i dettagli dell'authoring, vi è la presenza dei sottotitoli in lingua inglese, particolare che mi autorizza a consigliare caldamente l'acquisto di tali edizioni ai fan americani e agli australiani e ai britannici, purché provvisti di lettore multiregion. Allora, questa è l'edizione di Hong Kong. Abbiamo la parte frontale, la metto in modo tale che si possa vedere i riflessi non diano fastidio all'immagine. Abbiamo la parte frontale, la parte laterale di sinistra, la parte del retro e la parte laterale di destra. Prima di aprire il box, tuttavia, vi elenco i dettagli tecnici di questa Limited Edition. Abbiamo un'immagine in 16 noni con un aspect ratio di 2.35:1 a 1080p, con la presenza di 3 tracce audio su disco, 2 in giapponese, la prima in PCM 5.1 e la seconda in PCM 2.0, e dopodiché la terza traccia presente su disco è quella in cantonese Dolby Digital 2.0. Per quanto riguarda la presenza dei sottotitoli abbiamo quelli in cinese tradizionale e in lingua inglese. Proprio questi ultimi saranno di fondamentale importanza per i fan americani che vorranno far loro questa limited edition, o, come ho detto prima, ai vari utenti britannici ed australiani aventi la possibilità di riprodurre i dischi regione A. Sfigliamo il cielo, fan di questa limited edition. Allora, abbiamo una custodia slipcase con dentro il digipack con tanto di disco. Come potete vedere, la serigrafia del Blu-ray è molto sobria, semplice. Usiamo il digipack qua e poi abbiamo i contenuti aggiuntivi che risultano differenti in base all'edizione comprata. Ad esempio, con la costosa Limited Edition giapponese abbiamo l'original soundtrack, con quella coreana abbiamo la tazza per la colazione, con quella taiwanese abbiamo questi gadget che vedete qui in foto, sono praticamente dei contenitori per carte di credito, naturalmente raffiguranti alcuni dei protagonisti di questa tetralogia cinematografica. Ed in questa edizione di Deltamac per il mercato di Hong Kong abbiamo un memopad e un'agendina praticamente, potete vedere
i fogli sono totalmente bianchi, mettiamo qua, e poi abbiamo il card holder. Praticamente è un contenitore per carte di credito in PVC raffigurante il personaggio di Rei Ayanami. Chiudiamo infine mostrandovi il booklet di 54 pagine, questo presente in tutte le limited edition pubblicate finora. Naturalmente lo mostrerò meglio con l'edizione di Dynit, considerate che il booklet è praticamente lo stesso, cambia solamente la lingua del testo. Chiudiamo il tutto, anche perché mostrerò tra pochi minuti l'edizione italiana, e mettiamola qui. Questa è il pacco arrivatomi a casa circa una decina di giorni fa da Amazon.it, la limited edition di Dynit. Andiamo ad aprire l'imballo. Fattura. Ed ecco qua la First Press Limited Edition di Evangelion 3.33 You Cannot Redo. Simile all'edizione di Delta, ma che l'edizione italiana appare un pochino più sottile, anche perché quel che rende l'edizione asiatica più spessa è la presenza del memopad. Ve la mostro un po' meglio e da un pochino più da vicino. Questa è la parte frontale, lato di sinistra, il retro con tanto di sovracoperta contenente i dettagli dell'edizione, e la parte di destra. Passiamo subito alle specifiche tecniche dell'authoring. Abbiamo un quadro video in 16 noni con aspect ratio di 2.35:1 a 1080p, con doppia traccia in DTS HD Master Audio 5.1 in lingua italiana e giapponese, e con gli immancabili sottotitoli sempre in lingua italiana. Come l'edizione di Deltamac, anche Dynit si è affidata ad un disco dual layer per il contenimento del tutto. Apriamo l'edizione. I contenuti saranno grosso modo simili a quelli che già abbiamo visto nell'edizione asiatica. Allora, abbiamo il Digipack, come potete vedere il colore della serigrafia è lo stesso dell'edizione asiatica di Deltamac, sempre disco nero, con l'unica differenza che questo Digipack ha la tasca laterale per il contenimento del poster, della locandina del film che ora vi mostrerò. Il Digipack qui c'è la locandina del film, ed ecco spiegato il motivo per il quale non c'è stata data la stessa alla proiezione del 3.0 al cinema. Tra parentesi, questo è il nostro contenuto esclusivo. Vedere, questo è il poster, la locandina, molto bella, molto bella. Richiudiamo, lo mettiamo nella tasca del Digipack. E poi abbiamo il booklet di 54 pagine che finalmente vi mostro un pochino meglio. Come potete vedere, la paginazione è la stessa, gli artwork gli stessi,
Come al solito, da nostra tradizione, vi mostreremo più nel dettaglio questo booklet, questo artbook, con la nostra prossima fotogallery che pubblicheremo prossimamente tra le pagine elettroniche del nostro magazine. Tutti quanti i vari modelli degli Eva, i vari angeli. Insomma, diciamo che non manca proprio niente. Altri approfondimenti, staff, cast e crediti italiani. Se ben vi ricordate, nelle limited edition dei primi due movie non vi era un booklet ma un pieghevole di tipo Deplian. Chiudiamo il tutto e tiriamo le dovute somme. Tutto quanto a posto. Qui abbiamo l'edizione asiatica e qui. Naturalmente il mio consiglio è unico: se siete fan della serie non potete farvi scappare un'edizione del genere. Magari non sarà stracarica di contenuti extra, questo è appurato, ma è più o meno simile all'edizione giapponese di King Records, con la sola differenza che per mettere mano all'edizione Jap con tanto di colonna sonora ci vogliono oltre 6.000 yen, invece la nostra ha un prezzo di listino più contenuto, 29,99 €. Io personalmente poi l'ho pagata 22,90 € su Amazon.it, mentre lo street price della limited edition di Deltamac era di 45,99 € ed io personalmente l'ho pagata 37 $, scontata, al cambio circa 29 €, perciò i prezzi più o meno si equivalgono. Detto ciò, siamo arrivati anche questa volta alla fine con questo nostro video unboxing comparativo, pertanto come la nostra tradizione colgo l'occasione per salutare tutti quanti i lettori del nostro magazine, tutti gli iscritti del nostro gruppo su Facebook e la nostra community su Google+, i tanti seguaci che ci seguono attraverso i nostri profili su Twitter e Pinterest e tutti quanti i visitatori del nostro canale video su YouTube. Ragazzi miei, anche per questa volta è tutto, un saluto dal vostro Alessandro, ciao!